Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato questa bellissima borsa lavorata interamente ad uncinetto. Si tratta di un progetto davvero molto facile, perfetto per chi è alle prime armi con l'uso dell'uncinetto. Ma adesso, senza altri indugi, andiamo subito a vedere l'occorrente e poi il nostro tutorial. Per la realizzazione di questo progetto, anzitutto parliamo del filato. Io userò questo filato della Tessiland, è un cordino per borse e si chiama il Sublime Lux, in questa colorazione caramello. Ovviamente vi servirà l'uncinetto di lavorazione, io userò il 3,5. Vi occorrerà poi una chiusura clic clac, io questa che è piccolina, misura 16 cm. Ovviamente la grandezza dipende da come volete voi la borsa. Se la volete un po' più grande, sceglierete una chiusura clic clac più grande di questa. Dopodiché vi servirà una tracolla, io ho questa con la catena è di circa 60 cm e alle due estremità ho già i moschettoni. Altrimenti, se non avete già la tracolla già fatta, potete farla voi con una catena, ma alle due estremità, mi raccomando, mettete i moschettoni perché serviranno per essere agganciati all'anellino da collegare alla chiusura clic clac. E poi vi occorrerà il manico che abbiamo realizzato quando abbiamo fatto la borsa a Pash. Se vi ricordate, a fine video avevo avanzato un po' di fettuccia e con quella fettuccia ho realizzato il secondo manico da usare in un progetto nuovo. Ecco che adesso utilizziamo il nostro manico. Quindi, oltre al manico, vi occorreranno due moschettoni rotondi come questi da agganciare nella parte terminale del nostro manico. Poi vi occorreranno due anellini un po' più piccoli da agganciare al moschettone per collegarlo alla chiusura clic clac. Dopodiché, in ultimo, vi servirà un marcapunti. Adesso passiamo al nostro tutorial. Partiamo anzitutto con la realizzazione del fondo della nostra borsa. Io ho scelto questa chiusura clic clac che, come vedete, è rettangolare, ma il fondo lo farò rotondo. Se a voi non piace l'idea di avere la clic clac quadrata, potete prendere quelle rotonde. Adesso realizziamo il nostro fondo. Prendiamo il nostro filato e l'uncinetto numero 3,5 e andiamo a realizzare un anello magico al cui interno andremo a lavorare un totale di 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questo punto andiamo a tirare il filo per chiudere il nostro anellino. Dopodiché, da qui in poi lavoreremo in giri di spirale, quindi senza mai chiudere il nostro giro. Quindi a questo punto vado direttamente nel primo punto e per questo giro lavorerò un totale di 12 punti perché andrò a fare un aumento su ogni punto sottostante. Quindi i punti sono 6, andrò a fare 6 aumenti. Quindi il primo punto basso l'abbiamo fatto e il secondo nello stesso punto. Dopodiché per ogni punto lavorerò quindi 2 punti bassi. Mi raccomando, andate a marcare il primo punto per poter andare avanti poi con i giri. Terminato il nostro giro, abbiamo quindi un totale di 12 punti, togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare il giro successivo. Il giro successivo è composto da un punto basso nel punto
successivo e nel secondo punto facciamo l'aumento. Questo lo facciamo per 6 volte, quindi per tutto il giro. Quindi una volta rimosso il marcapunti eseguo il mio punto basso e vado nuovamente a mettere il marcapunti. Nel punto successivo vado a fare il mio aumento. E vado a fare questo per tutto il giro, quindi un punto basso nel punto successivo, un aumento nel secondo punto. Terminato il giro, rimuovo il mio marcapunti e vado ad eseguire il giro successivo, che sarà composto da un altro aumento, quindi faremo 2 punti bassi nelle 2 maglie successive. Nel terzo punto lavoreremo l'aumento, quindi eseguo il primo punto basso, vado a marcare il punto appena realizzato, dopodiché realizzo un altro punto basso nel punto successivo e nel terzo punto il mio aumento e vado a fare questo per tutto il giro, quindi lavoro 2 punti bassi nei 2 punti successivi e nel terzo l'aumento. Al termine del giro rimuoviamo il nostro marcapunti e lavoriamo il giro successivo composto da 3 punti bassi e un aumento. Quindi lavoro il mio primo punto basso, vado a marcarlo e lavoro i prossimi 2 punti bassi, 1 e 2, per un totale quindi di 3 punti bassi. Nel quarto punto lavoro il mio aumento e vado a fare questo per tutto il giro, quindi 3 punti bassi, 1, 2 e 3 e un aumento nel quarto. Per il giro successivo andiamo invece a fare 4 punti bassi e un aumento per tutto il nostro giro. Ho terminato anche questo giro. Come avete capito, ad ogni giro che succede andiamo ad aumentare il numero dei punti bassi per poi fare l'aumento. In questo giro abbiamo fatto 4 punti bassi e un aumento, nel prossimo faremo 5 punti bassi e un aumento e via avanti così fino ad ingrandire il nostro cerchio. Io adesso vado ancora un po' avanti, dopodiché vi dirò quanti aumenti ho realizzato, quanti giri, quanti punti ho ottenuto per ad arrivare alla dimensione della mia click clack. Ho realizzato un totale di giri ad arrivare a 11 punti bassi e un aumento. Dopodiché adesso mi fermo a realizzare gli aumenti perché collocando la mia click clack sopra alla lavorazione il lavoro va abbastanza bene. Ho un totale di 78 punti. Adesso andremo a lavorare un giro di punti bassi presi in costa, quindi lavorando la costina posteriore senza fare aumenti. Siccome poi dal giro successivo dobbiamo lavorare il punto canestro, però lo lavoriamo a spirale, quando poi andremo a fare il secondo giro a punto canestro non riusciamo a seguire il punto, per cui dobbiamo eliminare una maglia e rendere il nostro numero di maglie un numero dispari. Quindi vado semplicemente a rimuovere un punto, quindi vado a rimuovere il punto dell'aumento dell'ultimo passaggio, dell'ultimo giro. In questo momento ho un totale quindi di 77 punti. Dopodiché procedo, come ho detto, con la lavorazione di un giro in costa. Quindi rimuovo il mio marcapunti
entro nella costina del punto successivo posteriore e lavoro il mio primo punto basso. Vado a mettere nuovamente il marcapunti nel primo punto lavorato. Dopodiché procedo punto su punto a lavorare i miei punti bassi in costa, prendendo sempre ovviamente la costina posteriore del punto. Ho lavorato l'ultimo punto, quindi ho un totale di 77 punti lavorati in costa retro. Adesso proseguo la mia lavorazione con il punto canestro, quindi vado a rimuovere il marcapunti. Nel primo punto disponibile lavoro un punto basso, inserisco nuovamente il marcapunti. Il secondo punto è sempre un punto basso, ma anziché lavorare il punto prendendo le due costine, vado sotto al punto, in questo punto qua, prendendo proprio tutta la maglia. Faccio una sorta quindi di punto basso allungato e chiudo. I punti saranno sempre questi due ripetuti per tutto il giro e per tutti i giri successivi. Quindi punto basso normale nel punto successivo, punto basso allungato nel secondo punto. Punto basso normale, punto basso allungato prendendo tutta la maglia. E vado avanti così per tutto il giro. Sono giunta al termine del primo giro con la lavorazione a punto canestro e come vedete l'ultimo punto lavorato è un punto basso normale. Se noi avessimo avuto un numero di maglie pari, il punto sarebbe stato quello punto basso allungato e quindi non saremmo riusciti a fare il secondo giro, perché nel secondo giro, adesso vi faccio vedere, rimuovo il marcapunti, ho un punto basso normale e in questo caso devo fare il punto basso allungato. In questo giro, quando ho i punti bassi normali, devo lavorare un punto basso allungato al di sopra. Quando ho il punto basso allungato, devo lavorare un punto basso normale al di sopra. Ecco perché il numero deve essere dispari. Quindi, come ho detto, faccio il punto allungato e vado a marcare il mio punto. Dopodiché procedo quindi normalmente. Punto successivo, punto basso semplice, punto successivo dove ho il punto basso semplice, vado a fare il mio punto basso allungato, tirando quindi il filo. E procedo così per tutto il giro e per tutti i giri successivi, il punto è sempre lo stesso. Ho terminato anche questo giro, come vedete ho finito col punto, il punto basso allungato, rimuovendo il marker. Sotto ho il punto basso allungato, ma noi seguiamo sempre questa linea, quindi dopo il punto basso allungato procedo con il punto basso normale. Ecco qua. Come vedete la fantasia inizia già anche a vedersi. Metto nuovamente il marker e vado avanti tranquilla così per tutti i giri fino ad alzare il mio corpo borsa, sempre ovviamente alternando un punto basso normale col punto basso allungato.
io adesso vado avanti, poi vi dico quanti giri ho fatto e quanto misura l'altezza della mia borsa. Sono andata avanti a lavorare il mio corpo borsa fino ad utilizzare tutta la rocca di filato. Arrivati a questo punto, una volta eseguito quindi l'ultimissimo punto, faccio un punto bassissimo per allineare la lavorazione della parte del bordo della borsa. Dopodiché faccio il mio solito nodino e tiro. La codina poi con l'ago andrò a nasconderla nella parte interna della borsa. Per quanto riguarda il corpo borsa, vi dico subito che misura 19 cm, quindi la nostra borsa misura sui 19 cm. Arrivati a questo punto non ci resta che nascondere le codine e preparare la nostra fodera. Per nascondere la codina inseriamo semplicemente il cordino nell'ago e passiamo in alcuni punti nella parte interna del nostro corpo borsa. Quindi entriamo nei punti in modo da nascondere la nostra codina. Una volta che abbiamo nascosto la nostra codina, andiamo a tagliare l'eccedenza di filo e con l'accendino blocchiamo ulteriormente il nostro cordino in questo modo. Lo stesso facciamo con la codina dell'inizio della lavorazione, quindi capovolgiamo la nostra borsa e facciamo lo stesso con questa codina. Arrivati a questo punto non resta altro che preparare la nostra fodera. Per fare ciò appoggiate la vostra borsa sulla fodera, sul tessuto che dovete tagliare, e tracciate il vostro cerchio. Quindi taglierete un cerchio di questa dimensione, leggermente più grande, almeno 1 centimetro in più. Dopodiché dovrete tagliare una fascia che abbia per altezza il vostro corpo borsa più almeno altri 2 centimetri di questa larghezza, quindi del perimetro del vostro cerchio che avete fatto in precedenza. Dopodiché, io come vedete l'ho già cucita e tagliata e cucita, dovrete semplicemente prima di tutto realizzare la cucitura laterale della fascia, cucite la parte laterale della vostra fascia, con le unghie andate ad aprire la cucitura in modo da avere i 2 lembi di tessuto piatto. Dopodiché con l'ausilio degli spilli appoggiate la vostra fascia al vostro cerchio, quindi mettete dritto su dritto, in questo modo dritto su dritto, e andate a posizionare i vari spilli per tutto il perimetro del vostro cerchio. Dopodiché andrete semplicemente a fare l'ultima cucitura con la macchina da cucire. Una volta che avete fatto la fodera, andiamo a posizionarla all'interno della nostra borsa. Per cucire la fodera andrete semplicemente a inserirla all'interno del corpo borsa, rovescio contro rovescio. Una volta che avete ben posizionato il vostro fondo, andrete semplicemente a ripiegare un pochino l'orlo della fodera in questo modo, in modo da rendere poi più facile ovviamente la cucitura della fodera al corpo borsa. Una volta ripiegato il vostro margine, andrete semplicemente a bloccarlo con degli spilli.
Ovviamente la fodera è sempre un briciolino più larga rispetto al corpo borsa, rispetto alla borsa. Se avete difficoltà a cucire in questo modo la fodera, potete fare invece in una maniera diversa. Potete ribaltare la vostra borsa, quindi mettendo il dritto all'interno e il rovescio sul rovescio della lavorazione. Mettete anche la vostra borsa capovolta, quindi con il dritto verso l'esterno, e andrete a fare esattamente il contrario. Inserite la borsa all'interno della vostra fodera. In questo modo la fodera rimarrà più tesa. Posizionate quindi bene la borsa, il corpo borsa, in questo modo, e andrete a fare la stessa cosa, cioè ripiegate l'orlo della fodera e con l'ausilio degli spilli andrete a fermare la vostra fodera. Dopodiché andrete a cucire. Una volta fissata bene la fodera al vostro corpo borsa, prendete il filo in tinta da cucire e lo mettete in doppio all'interno del lago. Al termine fate un nodino. Vedete che il filo è doppio, in modo tale da fare una bella cucitura, bella forte. Dopodiché andrete ad inserirvi subito nella fodera e poi con dei piccoli punti, una piccola cucitura, andrete a cucire la vostra fodera. Una volta che avete finito di cucire la vostra fodera, ovviamente dovete ribaltare la vostra borsa. Questo è il risultato una volta che si è foderato il corpo borsa. Adesso in ultimo dobbiamo inserire la nostra clic clac. Io ho scelto questa qua, che non è tanto grande, abbastanza piccolina, e la base è un po' più grande perché mi piace l'effetto che va a dare poi, una volta che è cucita, sulle parti laterali della borsa. Ovviamente se non vi piace poi l'effetto un po' più largo della borsa, dovete semplicemente fare i giri corrispondenti alla misura della vostra clic clac senza fuoriuscire. A me piace un po' di più con il bordo, quindi tendenzialmente il fondo borsa lo faccio più grande della chiusura clic clac. Per inserire la clic clac vi basterà piegare leggermente la borsa in questo modo, dopodiché con calma si inserisce la vostra clic clac. Fate passare anche la borsa nella scanalatura, dopodiché con l'ausilio delle pinzette, delle mollette, quello che avete in casa, andate a fermare la prima parte della clic clac alla vostra borsa. Una volta posizionata la prima parte della vostra clic clac, con l'ausilio di un coltellino andate ad inserire la vostra borsa all'interno della scanalatura della clic clac, in modo tale che quando andate a cucire prendete sia la borsa e ovviamente dovete passare nei forellini che ci sono sulla parte esterna della clic clac. Una volta cucita la prima parte
andiamo ad inserire la seconda parte facendo attenzione a far combaciare le parti laterali in maniera che se abbiamo, come nel mio caso, un'eccedenza, dobbiamo praticamente fare in modo che questa eccedenza sia uguale a quella sul lato opposto, in modo tale da avere una borsetta che non sia storta. Adesso con ago e filo vado a fare la cucitura per quanto riguarda la prima parte della clic clac. Come vedete l'ho già fermata, la parte l'ho già inserita nella scanalatura, non mi resta che cucire. Una volta che abbiamo cucito la prima parte della nostra clic clac, non ci resta che posizionare la seconda parte. Quindi inseriamo la borsa all'interno e, come abbiamo fatto prima, andiamo a bloccare la nostra borsa alla nostra clic clac con le pinze. Dopodiché, con l'ausilio del solito coltellino, delle forbici, andiamo a fare rientrare nella scanalatura tutto il bordo della nostra borsa. Ovviamente in questo caso la borsa è un po' più larga, un po' più grande rispetto alla chiusura clic clac, quindi avremo un'eccedenza sia da un lato che dall'altro. Mi raccomando, fate in modo che questa eccedenza sia uguale sia da un lato che dall'altro. Dopodiché, una volta ben fissata la chiusura, andiamo a cucirla. Una volta che avete cucito tutta la clic clac alla borsa, fate semplicemente entrare all'interno le due estremità che abbiamo lasciato libere. Dopodiché possiamo praticamente considerare la borsa quasi terminata. Una volta fatto questo procedimento e chiusa la borsetta, questo è quello che otteniamo. Adesso andiamo a inserire il nostro manico. Prendiamo quindi gli anellini più piccoli, li andiamo ad aprire con le pinze, ovviamente, in questo modo. Dopodiché andiamo a inserirli semplicemente all'interno dei fori della nostra clic clac. Uno, e facciamo la stessa cosa con l'altro. Dopodiché possiamo inserire sia il manico che la nostra tracolla. Abbiamo ovviamente precedentemente inserito i moschettorni all'interno del manico e andiamo a passare all'interno del nostro anellino. Lo stesso facciamo con la tracollina. Ovviamente la tracollina la scegliete voi. Io ho questa che è abbastanza corta, è fatta con già dei moschettoni al termine, quindi è ancora più comodo, e vado a inserirli sempre all'interno dell'anellino. Ecco, quindi la borsa è finalmente terminata. Se volete potete cucirgli anche una targhetta con scritto made, io la metterò penso qui, adesso ve la faccio vedere. Infine sono andata a cucire la mia targhetta col mio nome e la scritta made sulla parte anteriore della borsa, e questo è il risultato.
Un'altra alternativa molto carina, se non volete usare questo tipo di clic clac, con la misura che vi ho dato per realizzare questa borsa potete tranquillamente inserire una clic clac di legno come questa. Questa è una clic clac che misura 20 cm e ci sta anche molto molto bene. Tra l'altro questa non è una clic clac che va cucita, ma è munita di viti, quindi si inseriranno le vitine all'interno dei fori, basterà semplicemente avvitarla per inserirla. L'effetto secondo me è anche molto bello con questa chiusura. E vi faccio vedere da vicino anche la borsetta che ho realizzato col manico blu che vi avevo fatto vedere nel video precedente. Come vedete il modello è identico, cambia solo la chiusura clic clac, che questa è molto più piccolina rispetto a quella che abbiamo usato per l'altro modello. Questa chiusura misura 12 cm, quindi ovviamente il corpo borsa è molto più piccolo. Tra l'altro una borsetta così piccola non c'è neanche bisogno di foderarla. Questo è il risultato di quella piccolina. Se volete riprodurla uguale a questa, più piccolina, vi basterà fare dei giri in meno per quanto riguarda gli aumenti. Vi dico quanti giri ho fatto per arrivare al fondo della borsa. Ho fatto un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri, quindi con 9 giri di aumenti. Quindi l'ultimo giro, se non sbaglio, era di 9 punti bassi e un aumento per 6 volte. La lavorazione del corpo borsa è sempre lo stesso, quindi sempre il punto canestro. Una volta arrivati all'altezza del corpo borsa, come fatto esattamente per la borsa color caramello, per questa qua, ho cucito semplicemente la chiusura clic clac e poi ho fatto esattamente quello che ho fatto per questa borsa. Quindi ho posizionato la mia tracolla, il mio manico e la mia targhetta. Vi dico anche le misure definitive della borsa, di entrambe le borse. Questa color caramello ha un'altezza quindi di 19 cm, la larghezza del punto più largo, quindi partendo dalla parte più sporgente, da punto a punto, è 26 cm. Ovviamente qua la base si andrà a rimpicciolire perché la borsa ha questa forma un po' scampanata. Invece per quanto riguarda le misure di questa più piccolina, l'altezza è di 16 cm, mentre la larghezza, sempre prendendo come riferimento i punti più larghi, è esattamente di 19 cm. Ora sta a voi scegliere se riprodurla in questa dimensione più piccolina o renderla un po' più grande come questa. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Come vedete, oltre alla borsetta blu che vi ho fatto vedere in anteprima mentre facevamo il tutorial, ho realizzato una borsetta su commissione senza manico, in colorazione bianco. Il cordino che ho utilizzato è sempre lo Swan Black della Tre Sfere. La tracolla è un po' più lunga, all'incirca 120 cm, ma la lavorazione del corpo borsa è sempre lo stesso punto, solo che è un po' più piccolina. Dunque potete utilizzare qualsiasi filato che più vi piace e realizzare la vostra alice. Detto questo, se vi è piaciuto il mio video, mi raccomando, mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Come sempre vi do un grosso abbraccio e vi rimando al prossimo tutorial.